In questi giorni in Italia si è tornato a parlare di scie chimiche e il motivo è che è appena partita una raccolta firme per una legge che vieta le scie chimiche nei nostri cieli. C'è solo un piccolo problema: le scie chimiche non esistono. Ma attenzione però, perché questo non vuol dire che qualcosa lassù nei nostri cieli non stia accadendo davvero. La geoingegneria climatica, infatti, esiste e come, ma non è quello che viene raccontato. Vediamo quindi di fare chiarezza su questo tema una volta per tutte all'interno di questo video. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Io sono Victor, sono il vostro ingegnere aerospaziale e divulgatore scientifico e oggi parliamo di scie chimiche. Prima di farlo però vi ricordo ancora una volta il mio libro Come vivremo nello spazio. Ormai lo sapete, potete trovarlo in tutte le librerie e negli store online. Ovviamente vi lascio sempre i link nella descrizione. E naturalmente ragazzi non dimenticate di lasciare like e hype a questo video perché è la cosa più importante per aiutarmi a spingere la mia attività di divulgazione. Quindi se lo farete ci vogliono 2 click, veramente 2 secondi, ma per me è importantissimo e quindi vi ringrazio. Quando si parla di scie chimiche, cosa si intende veramente? La teoria delle scie chimiche, in inglese chemtrails, sostiene che le strisce bianche lasciate dagli aerei non siano affatto condensa, come ci viene raccontato, ma una deliberata irrorazione segreta dei cieli con appunto sostanze chimiche. Alluminio, bario, stronzio, piombo e chi più ne ha più ne metta. Lo scopo non è sempre chiaro e cambia un po' a seconda della versione. C'è chi sostiene che si tratti di controllo climatico, chi parla di controllo delle menti, chi parla di riduzione della popolazione mondiale, di sterminio occulto, insomma, a voi la scelta. Ma la cosa interessante è chiedersi da dove nasce questa idea. Questa teoria del complotto, a tutti gli effetti, è in realtà relativamente recente. Prende piede negli Stati Uniti verso la fine degli anni 90. Una delle scintille fu un documento dell'aeronautica militare statunitense del 1996, intitolato Weather as a Force Multiplier, Owning the Weather in 2025. Praticamente un esercizio accademico di pura speculazione futuristica che venne però preso alla lettera e spacciato come prova di un piano effettivamente in atto per controllare il clima nei decenni successivi da parte delle forze militari. A questo si aggiunse poi la cassa di risonanza della radio e dei primi forum di internet e il gioco fu presto fatto. Da lì la teoria si è diffusa in tutto il mondo, Italia compresa, dove ha attecchito particolarmente bene. Complice, molto probabilmente, quel tasso di analfabetismo funzionale per cui, ai noi, siamo tristemente ai vertici delle classifiche. Ma cosa dice la fisica, la chimica su questo argomento? Innanzitutto è bene cominciare a utilizzare la terminologia corretta. Queste scie emesse dagli aerei in realtà si chiamano più correttamente scie di condensazione, in inglese contrails, da condensation trails, e sono fatte appunto di condensa, acqua e ghiaccio. Come si formano? Beh, è molto semplice in linea teorica perché un jet, bruciando il suo carburante, tipicamente cherosene, espelle gas di scarico molto caldi e molto umidi perché uno dei prodotti della combustione è proprio il vapore acqueo. Ora, questi aerei in fase di crociera volano tipicamente attorno ai 10-12 km di quota e a queste quote fa parecchio freddo. Parliamo di temperature che possono raggiungere i meno 40, meno 50 gradi Celsius. Quindi cosa succede quando il vapore caldo e umido esce dai motori e incontra l'aria gelida? Esattamente quello che succede al vostro respiro in una giornata d'inverno. Condensa. Il vapore si raffredda di colpo e grazie alle particelle di fuliggine del cosiddetto black carbon, che sono un prodotto della combustione del cherosene, questo vapore caldo può condensare sfruttando le particelle di fuliggine come nuclei di condensazione per poi congelare formando microscopici cristalli di ghiaccio. E quei cristalli di ghiaccio, tutti insieme naturalmente, sono la famosa scia bianca che vediamo nel cielo. E qui scatta la domanda: ma se gli aerei funzionano sempre allo stesso modo, come mai alcune volte la scia si vede e altre volte no? Esiste un criterio fisico preciso che ci dice quando una scia si forma e quando invece non si forma. Si chiama criterio di Schmidt
Appelman e mette in relazione la temperatura, l'umidità e la pressione dell'aria. Quando i gas caldi e umidi si mescolano con l'aria fredda, la miscela si raffredda lungo una traiettoria nel diagramma pressione di vapore-temperatura. Il criterio stabilisce che se durante questo mescolamento la miscela raggiunge la saturazione rispetto all'acqua liquida, il vapore condensa in goccioline, che poi congelano in cristalli di ghiaccio e la scia diventa visibile. Altra domanda, ma perché certe scie spariscono in pochi secondi mentre altre rimangono lì appese per ore, si allargano, si sfilacciano e a volte ricoprono anche grandi porzioni di cielo? Anche qui la risposta la troviamo in un concetto relativamente semplice, ovvero l'umidità. Se l'aria in quota è secca, i cristalli di ghiaccio della scia sublimano quasi subito, cioè passano direttamente da ghiaccio a vapore, e la scia svanisce relativamente in fretta. Ma se l'aria in quota è già satura di umidità, allora i cristalli non evaporano. Anzi, per la verità, fanno tutto l'opposto, fungono da innesco. L'umidità già presente nell'atmosfera si deposita su di loro. La scia non solo resiste, ma cresce, si espande e può trasformarsi in una vera e propria nuvoletta artificiale. Tant'è vero che questa nuvoletta ha persino un nome tecnico. Si chiama cirro da scia, in inglese contrail cirrus, perché di fatto è un cirro, quelle nuvole alte e sottili, solamente che l'abbiamo creato artificialmente tramite i gas di scarico di un aereo. Molte persone affascinate dalle teorie complottiste sostengono che queste differenze, la scia che permane contro quella che sparisce, la scia che c'è poi non c'è, siano in realtà la prova delle differenze fra gli aerei normali e quelli irroranti, cioè quelli che ci starebbero avvelenando, che starebbero controllando il clima o qualunque sia lo scopo. Ma in realtà, ragazzi, è veramente pura fisica, tra l'altro anche relativamente semplice, e si tratta di capire semplicemente appunto quanta acqua c'è già in quel pezzo di cielo. Se io ho questa informazione posso capire se la scia si forma e non si forma e soprattutto se permarrà o meno. E attenzione, anticipo un'obiezione. Com'è possibile che in alcuni casi si vede la scia interrompersi e poi riprendere? Perché l'atmosfera, ragazzi, non è un blocco unico, anzi i suoi movimenti sono regolati da equazioni molto complesse, le equazioni di Navier-Stokes poste in un sistema rotante, ovvero la Terra. Le cose sono talmente complicate che su grande scala possiamo adoperare delle semplificazioni e giungere anche a delle conclusioni, ma su scala locale queste semplificazioni, per la maggior parte delle volte, non possono essere fatte e le cose si complicano, e non di poco. Questo è anche uno dei tanti motivi per cui le nostre previsioni climatiche, ovvero quelle che regolano l'andamento del nostro clima sull'arco di decenni, si sono rivelate molto accurate, mentre le nostre previsioni del meteo ancora ogni tanto, alle volte spesso, si sbagliano. Pertanto, quando guardiamo in alto, nel nostro campo visivo, in realtà stiamo osservando una massa di atmosfera enorme, nell'ordine del miliardo di tonnellate, e ci possono essere all'interno di questo campo visivo zone molto diverse nelle loro caratteristiche. Guardando un aereo che passa, ci può sembrare che attraversi un tratto piccolo di atmosfera, ma in realtà un aereo in quota viaggia in media a 230 metri a secondo e, come dicevamo, si trova a 10-12 km di altitudine. Quindi, mi raccomando, non facciamoci ingannare dalla prospettiva. Inoltre, su questo è stato fatto un esperimento molto interessante. Nel 2016 alcuni ricercatori hanno interpellato 77 fra i massimi esperti mondiali di chimica dell'atmosfera e geochimica, chiedendo loro di valutare le prove, tra virgolette, portate dai sostenitori delle scie chimiche. Il risultato è che 76 esperti su 77 hanno risposto che non esiste alcuna evidenza di un programma di irrorazione segreta e che tutte le presunte prove, le scie persistenti, le tracce di metalli nel terreno, eccetera, sono perfettamente spiegabili con processi fisici noti, fra cui le scie di condensazione che abbiamo appena descritto, e la naturale presenza di quegli elementi nell'ambiente. E ma allora quell'1 su 77? In realtà neanche quell'1 su 77 ha confermato il complotto, ma semplicemente segnalava alcuni dati locali che risultavano anomali. E qui però arriviamo a un punto importante. Queste scie
comunque non sono innocue, hanno un effetto concreto sul clima ed è molto più serio di quello che si possa pensare. I cirri da scia infatti si comportano come se fossero una vera e propria nuvola e quindi fanno da coperta, lasciano passare la luce del sole ma intrappolano il calore che la Terra irradia verso lo spazio, riscaldando l'intero sistema pianeta. Tant'è vero che secondo uno studio del 2021 i cirri sono attualmente l'effetto più impattante sul clima per quanto riguarda il settore dell'aviazione, persino più grande dell'anidride carbonica emessa dagli aerei stessi. Le stime più conservative, pensate, ci parlano di un effetto riscaldante fino a circa 3 volte quello della CO2 cumulativa del settore aviazione, anche se a onor del vero abbiamo ancora un'incertezza abbastanza alta, intorno al 70%. Però comunque queste cose ci dicono che questo è un problema reale su cui i climatologi lavorano seriamente e su queste cose sarebbe molto meglio 1. non scherzare, 2. evitare di mettere in giro delle teorie così un po' campate in aria. Tenete a mente questa cosa perché è proprio qui che il complotto trova i suoi granelli di verità che poi vengono rigonfiati ed edulcorati per creare la teoria complottista. Quindi, discorso chiuso? Beh, non proprio. A questo punto della conversazione, l'appassionato complottista potrebbe tirarci fuori un'arma interessante: la geoingegneria e il cloud seeding. Beh, partiamo dalla geoingegneria. Di cosa si tratta esattamente? La geoingegneria, o ingegneria climatica, è l'insieme delle tecniche pensate per intervenire deliberatamente, attenzione, sul sistema climatico terrestre, con l'obiettivo di contrastare il riscaldamento globale. Si divide in 2 grandi famiglie, possiamo chiamarle così. La prima famiglia è quella legata alla rimozione dell'anidride carbonica dall'atmosfera, in inglese la Carbon Dioxide Removal, o CDR per gli amici. L'idea è appunto molto semplice: rimuovere della CO2 dall'atmosfera per evitarne l'effetto surriscaldante. E ci sono diverse idee e metodi per poterlo fare. Il più banale e naturale è piantare alberi su grande scala, quindi riforestazione e afforestazione. Poi ci sono tecniche più ingegneristiche come la cattura diretta dell'aria, la cosiddetta Direct Air Capture, dei veri e propri impianti che aspirano l'aria e ne estraggono la CO2 per poi stoccarla sottoterra. O ancora la Bioenergy with Carbon Capture and Storage, cioè produrre energia da biomasse catturando e immagazzinando la CO2. E poi ci sono altre varie proposte come l'accelerazione dei processi di erosione delle rocce, che naturalmente assorbono CO2, o l'aumento dell'alcalinità degli oceani per far assorbire più carbonio. Tutta questa famiglia di soluzioni, la CDR appunto, è considerata dall'IPCC, cioè il panel intergovernativo per il cambiamento climatico, praticamente indispensabile per il futuro. Senza una qualche forma di rimozione della CO2 dall'atmosfera sarà impossibile arrivare al net zero entro il 2050, che sarebbe uno dei famosi obiettivi che ci siamo posti a livello internazionale. La seconda famiglia invece è quella più controversa ed è anche quella che in qualche modo alimenta le teorie del complotto. Si chiama gestione della radiazione solare, tecnicamente Solar Radiation Modification, o SRM. L'idea qui è agire alla fonte, cioè provare a rispedire indietro nello spazio un po' della luce solare, così da raffreddare il pianeta. Ci sono diverse tecniche studiate anche per fare questo. La prima e più discussa è l'iniezione di aerosol in stratosfera, la cosiddetta Stratospheric Aerosol Injection. Fondamentalmente si tratta di disperdere ad altissima quota delle particelle riflettenti, tipicamente dei composti dello zolfo, per riflettere parte della luce solare appunto verso lo spazio. La cosa interessante è anche da dove nasce questa idea, perché viene dalla natura stessa. Quando nel 1991 esplose il vulcano Pinatubo nelle Filippine,
immise nella stratosfera milioni di tonnellate di particelle che raffreddarono l'intero pianeta di circa mezzo grado per un paio d'anni. La geoingegneria solare vorrebbe quindi imitare in modo controllato proprio quella tipologia di fenomeno. La seconda tecnica è lo schiarimento delle nubi marine, il Marine Cloud Brightening, quindi spruzzare microscopiche goccioline di acqua di mare per rendere le nuvole, quelle che sono basse sull'oceano, molto più bianche e quindi più riflettenti. Poi c'è la terza idea, un po' più curiosa se vogliamo, cioè quella dell'assottigliamento dei cirri, Cirrus Cloud Thinning. Qui l'obiettivo è quindi opposto, ridurre proprio quei cirri alti che intrappolano il calore per lasciarlo sfuggire meglio verso l'esterno. In realtà ci sono davvero tantissime idee, alcune molto esotiche e puramente teoriche, come specchi giganti nello spazio o l'aumento della riflettività delle superfici terrestri in vari modi, ma l'unica cosa importante e chiara da dire su tutti questi processi è che nessuna di queste tecniche SRM è oggi utilizzata su larga scala. Lo ripeto, nessuna. Siamo allo stadio di studio, modelli al computer e al massimo piccolissimi esperimenti accademici molto controllati, alcuni dei quali peraltro cancellati proprio a causa delle polemiche, come il famoso progetto Scopex di Harvard. E allora qualcuno si potrebbe chiedere, ma perché c'è così tanta cautela? Beh, sicuramente non è grazie al mondo complottista, anzi, ma in realtà proprio grazie agli scienziati stessi. L'IPCC, nel suo sesto rapporto di valutazione, e l'UNEP, il programma ambientale delle Nazioni Unite, in un report dedicato del 2023, mettono in fila rischi enormi di queste pratiche. Innanzitutto, la gestione della radiazione solare non rimuove la CO2, quindi non risolve problemi come per esempio l'acidificazione degli oceani. Non solo, ma potrebbe alterare in maniera sostanziale i regimi delle piogge e soprattutto dei monsoni da cui dipende la vita di miliardi di persone. E infine c'è il cosiddetto shock da interruzione, cioè se io cominciassi a schermare il sole e poi smettessi a un certo punto di colpo, il pianeta si scalderebbe in fretta in modo brusco. E questo sarebbe molto pericoloso. Senza contare l'enorme problema di chi dovrebbe decidere, e soprattutto con quale governance globale, di mettere mano al termostato del pianeta intero fondamentalmente. Quindi la morale è questa: la geoingegneria è reale e studiata tra l'altro alla luce del sole. I suoi documenti sono pubblici e liberamente consultabili sui siti dell'IPCC e dell'ONU. Vi lascio tra l'altro alcune ricerche proprio in descrizione. Ma quella che modifica attivamente il clima, la SRM, non viene messa in atto. È materia di ricerca e di dibattito, ma non c'è alcun programma, men che meno segreto, che trami alle nostre spalle. E a questo punto dobbiamo dirci una cosa. L'abbiamo già citata poco fa, ma c'è una tecnica di modificazione del meteo che, a differenza della geoingegneria solare, viene effettivamente usata da decenni in tutto il mondo. Ed è spesso anche questa a generare confusione. Come dicevamo, stiamo parlando del cloud seeding, in italiano inseminazione delle nuvole potremmo chiamarla. E intanto abbiamo già capito una cosa, quindi, che la geoingegneria climatica e il cloud seeding sono due cose diverse. La geoingegneria vuole modificare il clima globale su scala planetaria e per lungo tempo. Il cloud seeding modifica il meteo locale, qui e ora, su una singola nuvola o al massimo gruppi di nuvole. Ma quindi, come funziona esattamente anche questa tecnica? L'idea è quella di disperdere nelle nubi delle minuscole particelle, di solito ioduro d'argento, che hanno una struttura cristallina simile a quella del ghiaccio. Queste particelle fanno da nuclei di condensazione. Il vapore acqueo presente nella nuvola quindi ci si aggrega attorno, forma delle gocce o dei cristalli abbastanza grandi e pesanti da cadere. In pratica si dà una piccola spinta alle piogge. Queste particelle sostanzialmente svolgono il ruolo che la fuliggine svolge per la condensazione delle scie degli aerei. Questa tecnica però non è in grado né di formare nuvole dal nulla, né di creare acqua dal nulla. Funziona solo se c'è già una nuvola con abbastanza umidità. E ormai questa tecnica viene usata da tantissime persone. La Cina, per esempio, ha il programma più grande del mondo e lo usò anche per provare a garantire il bel tempo alle Olimpiadi di Pechino 2008, sebbene gli effetti, siano ancora in fase di dibattito. Gli Emirati Arabi lo usano per aumentare le piogge nel deserto,
Diversi stati negli Stati Uniti lo usano per aumentare le nevicate sulle montagne e quindi le riserve d'acqua o per ridurre i danni della grandine. Tutto molto interessante, ma la domanda a questo punto diventa: ma quindi funziona davvero questa tecnica? Diciamo SNI. Gli studi parlano di incrementi di precipitazioni nell'ordine di qualche punto percentuale in condizioni favorevoli, quindi nella predizione più ottimistica. Piccolo off topic: quando nell'aprile 2024 Dubai fu colpita da alluvioni violenti, in mezzo mondo si gridò subito al cloud seeding impazzito e alle pericolosità di questa pratica. Peccato che gli esperti abbiano chiarito che quella fu una tempesta enorme di origine naturale e che l'inseminazione delle nubi non è neanche lontanamente in grado di scatenare eventi di questa portata. Altro esempio: fra il 1988 e il 1994 uno studio israeliano volle applicare le proprie tecniche di cloud seeding, ampiamente usato in Israele, nella regione della Puglia. Lo studio fu inconcludente nella pratica e deludente, arrivando alla conclusione che il cloud seeding ha un'efficacia molto discutibile. Anche i numeri più ottimistici ci raccontano che si tratta di procedimenti veramente poco convenienti, a meno che non si viva in zone particolarmente bisognose come appunto le aree desertiche. Naturalmente poi c'è anche una questione pratica legata al fatto che in generale comunque nel mondo piove. Spoiler. E se io ho inseminato una nuvola 2 giorni fa e oggi è piovuto, non è così semplice stabilire se quella pioggia è il frutto del mio lavoro o se sarebbe piovuto comunque. Quindi anche analizzare i risultati di questa pratica è parecchio complicato. Ma allora, Vitto, se è tutto così chiaro e semplice, più o meno, perché un complotto così campato in aria continua a fare presa su milioni di persone in tutto il mondo? Il punto è che la teoria del complotto sulle scie chimiche prende dei granelli di realtà e li condisce con bugie e fantasie. Granello di verità numero 1: gli aerei effettivamente modificano il clima, ve l'ho detto prima, i cirri da scia riscaldano realmente il nostro pianeta. Granello di verità numero 2: la geoingegneria esiste davvero. Scienziati in tutto il mondo la studiano, cercando di capire come spruzzare aerosol in atmosfera per riflettere il sole o per agire sul sistema pianeta a livello climatico. Granello di verità numero 3: la modificazione del meteo esiste davvero. Il cloud seeding si fa e come? E attenzione, anche qui è molto importante distinguere fra il meteo e il clima, che sono due cose completamente differenti. Ne abbiamo parlato in un video passato dove abbiamo trattato la questione climatica, ve lo lascio qua sopra. E allora a questo punto il salto logico diventa evidente. Una tecnica per manipolare il meteo per far piovere nelle aree desertiche o la geoingegneria che potrebbe limitare in futuro gli effetti del cambiamento climatico diventano una facciata per un programma nascosto per il controllo della popolazione. E ragazzi, mi dispiace dirlo, ma questo complotto non solo non sta in piedi a livello scientifico, come abbiamo appena finito di vedere, ma ha anche delle considerazioni logiche molto importanti da fare, per capire che proprio fa fatica a stare in piedi. Primo, la scala. Per irrorare i cieli del pianeta servirebbero flotte immense, tonnellate di sostanze, migliaia e migliaia di persone coinvolte, piloti, tecnici, scienziati, addetti ai carichi, tecnici di ogni tipo, tutti quanti zitti da più di 30 anni, nessun pentito, nessun documento, nessuna foto. Niente. Uno studio del 2016 che ho già citato in diversi video, pubblicato da David Grimes, ci suggerisce che maggiore è la quantità di persone coinvolte in un complotto e minore è il tempo di scoperta. Cioè, in sostanza, meno persone sanno le cose e più è facile tenere il segreto. Qualcuno dall'altra parte dello schermo sta dicendo va bene, grazie al cazzo. Però Grimes ha anche stimato di quanto, basandosi su casi di complotti e cospirazioni reali che poi sono venuti fuori nel corso del tempo. La morale di questo studio è che un complotto come quello delle scie chimiche non potrebbe rimanere segreto per così tanto tempo, a meno che non siano coinvolte meno di 400 persone. E se siamo pronti a sostenere che le cose stiano effettivamente così, beh, allora stiamo realmente sconfinando nel ridicolo, perché un complotto di questo genere coinvolgerebbe necessariamente decine di migliaia di persone, come minimo. Secondo punto, le analisi. Non esiste uno straccio di analisi indipendente
e ripetibile che mostri queste fantomatiche sostanze cadere dalle scie di condensazione. Le analisi, tra virgolette, che girano sono quasi sempre fatte male, senza controlli, e misurano elementi come l'alluminio che sono semplicemente fra i più abbondanti della crosta terrestre. Stupirsi di trovare alluminio nel terreno è come stupirsi di trovare acqua nel mare. E state attenti ragazzi, perché là fuori ci sono un sacco di persone che vi citeranno casi di analisi varie, addirittura in Italia, ma la realtà è che non sono in grado di produrre la minima documentazione o prova concreta di queste analisi, e la realtà è che si tratta di analisi fatte senza strumenti adeguati, dove non c'è catena di controllo, dove non possiamo avere certezza della non contaminazione. E guarda caso, comunque si tratta sempre di laboratori cosiddetti indipendenti, parola che io ogni tanto scambierei con compiacenti, e mai pubblicati da nessuna parte, con i metodi scritti, le analisi, i risultati. Fondamentalmente è tutto un grande fidatevi, lo abbiamo visto, è così. Le analisi le abbiamo fatte noi. In sostanza ci viene chiesta una prova di fiducia senza mai farci vedere questi campioni o queste analisi. Mi dispiace ragazzi, ma non funziona così. Ricordiamoci una cosa che vale sempre: affermazioni straordinarie richiedono prove straordinarie. E un'accusa così grave, uno sterminio chimico di massa in corso da decenni, richiede per forza di cose delle prove schiaccianti che allo stato attuale delle cose non esistono in alcun modo. Ci sono però delle operazioni scientifiche, quelle legate alla geoingegneria, che possono essere più o meno discutibili, quello sì, e che infatti, guarda un po', vengono discusse, studiate e dibattute nei luoghi preposti e dagli enti responsabili, e spesso e volentieri fermate o limitate quando le cose non sono chiare. Perché ragazzi ho deciso di fare questo video proprio oggi? Beh, perché recentemente in Italia è partita una proposta di legge di iniziativa popolare per vietare la geoingegneria e la modificazione climatica in Italia. Ecco, e già qui potremmo discuterne sinceramente, perché io mi sto già immaginando fra 30, 40, 50 anni le tecnologie di geoingegneria che aiuteranno tutto il pianeta a uscire dal problema del cambiamento climatico e avere dei climi regolati, tranne noi, tranne gli italiani, i polli complottisti del pianeta. Mi ricorda qualcosa? Referendum sul nucleare? Pronto. Tra l'altro la ritengo una proposta totalmente inutile, perché in Italia non si fa geoingegneria e non si fa modificazione del meteo, non se ne parla e non si fa. Quindi non capisco a cosa serva fare una legge per vietare qualcosa che di fatto non esiste. Ma al di là di ciò, il problema vero sono i promotori di questa legge, che parlano apertamente di scie chimiche, termine che tra l'altro compare anche nella proposta di legge, e sono personaggi già noti per aver parlato di scie chimiche in passato e aver sostenuto le varie teorie del complotto ad esse collegate. Non farò il nome di questa proposta né delle persone collegate, perché non voglio fare pubblicità ulteriore a tutto questo, e avverto anche che rimuoverò i commenti che la spammeranno, perché qui non si farà promozione di schifezze antiscientifiche. Mi dispiace, è così. Ma al di là di questo, capite bene il problema. Una legge che parte da una premessa falsa, ovvero il complotto delle scie chimiche, perché viene effettivamente venduta in questo modo, rischia di buttare via il bambino con l'acqua sporca, perché vietare così in blocco a caso la geoingegneria in nome di un complotto che non esiste significa anche ostacolare la ricerca legittima e pubblica su strumenti che un domani potrebbero servirci contro la crisi climatica. È una risposta sbagliata a un problema inesistente, che rischia però di danneggiare qualcosa di giusto. E qui c'è una lezione profonda, che è un po' la stessa che ci portiamo a casa ogni volta che parliamo di questi temi. Il complottismo delle scie chimiche non nasce dal vuoto, nell'etere, nasce da una paura concreta. La paura di non avere il controllo, la paura di un cielo, di un clima, di un mondo che cambia in modi che non riusciamo pienamente a comprendere. E davanti a questa paura il nostro cervello preferisce una spiegazione terribile ma precisa. Ci stanno avvelenando dall'alto, piuttosto che una verità
più sfumata e scomoda, che il clima sta cambiando per cause diffuse, complesse, per la stragrande maggioranza causate da noi stessi, quindi è colpa nostra, e senza che ci sia una regia cattiva con una flotta di aerei al seguito. Dare colpa a una scia è molto più facile che accettare un problema sistemico che nessuno può risolvere se non noi stessi. Ma è anche, allo stesso tempo, profondamente inutile, perché ci distrae dai veri problemi che intanto continueranno ad arrivare, continueranno a imperversare. Le emissioni, l'impatto reale dell'aviazione, le scelte che dobbiamo fare come società. Quindi, amiche e amici, l'invito è sempre lo stesso. Quando vedete una scia in cielo, prima di condividere il video allarmistico di turno, fatevi 2 domande, verificate le fonti, cercate i dati, diffidate di chi vi vende il cielo avvelenato con una musichetta inquietante di sottofondo, perché quella persona, con tutta probabilità, non vuole informarvi e non ha a cuore il vostro benessere, vi sta semplicemente usando per fare visualizzazioni. E un cielo, onestamente, guardato con curiosità e conoscenza, è molto, molto più affascinante di un cielo guardato con paura e ignoranza. Detto questo, ragazzi, per oggi è tutto. Ovviamente, se non siete iscritti al canale, non dimenticate di farlo e vi rinnovo ancora di lasciare un bel like a questo video per aiutarmi a farlo arrivare a quante più persone possibile. Detto questo, io vi saluto. Qua è Victor, passo e chiudo e noi ci vediamo la prossima volta con un altro video. Ciao!